Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato del primo chip neurale cinese, chiamato Beilao, sviluppato in modo indipendente dagli scienziati cinesi. Il 31 marzo 2025, al Forum tecnologico annuale di Zhongguancun a Pechino, la Chinese Institute for Brain Research con sede a Pechino e la NeuCyber Neurotech hanno annunciato di avere impiantato, il mese precedente, Beilao numero 1, un chip cerebrale, in 3 pazienti e che ne hanno altri 10 impianti in programma per il 2025, ha affermato Luo Minmin, direttore della Chinese Institute for Brain Research e responsabile scientifico di NeuCyber. Una mossa che potrebbe consentire di superare la Neuralink di Elon Musk e la Synchron nella raccolta dei dati sui pazienti e quindi fare avanzare, in questo campo, la ricerca più velocemente. Questo chip è stato impiantato, in modo semi-invasivo, nel cervello sotto forma di una pellicola morbida posizionata sulla superficie del cervello, per ridurre al minimo i rischi di danno al tessuto cerebrale, al costo di una lieve riduzione della potenza del segnale, ma ugualmente capace di fornire dal cervello uno streaming di dati a banda larga. Le interfacce cervello-computer, indicate spesso con la sigla BISIAI, Brain Computer Interface, sono interfacce che permettono una comunicazione tra l'attività cerebrale ed un dispositivo elettronico esterno. Possono servire per esempio ad aiutare persone paralizzate a controllare con il pensiero un braccio robotico, un esoscheletro, un programma per computer, eccetera. Mentre la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti continua a indagare sull'azienda di neurotecnologia Neuralink di Elon Musk, in Cina, il Chinese Institute for Brain Research e la NeuCyber Neurotech hanno fatto sapere di aver impiantato il loro chip cerebrale semi-invasivo, Beilao numero 1, in 3 pazienti affetti da qualche tipo di paralisi. Uno di questi pazienti ha potuto giocare a videogiochi complessi utilizzando unicamente i segnali cerebrali. Questo 19enne, sofferente di epilessia, sottoposto alla sperimentazione, ha dimostrato una capacità di controllo sorprendentemente rapida, richiedendo solo 1/3 del tempo di addestramento, rispetto ai pazienti impiantati con il chip telepathy della Neuralink di Elon Musk. Dopo un percorso iniziale con titoli semplici come Pac-Man e Tank Wars, il paziente è riuscito a giocare a Black Myth, Wukong e Honor of Kings, 2 titoli moderni dalla complessità considerevole. Questo progresso dimostra come l'interfaccia possa gestire comandi articolati e non solo semplici movimenti di un cursore su un monitor. Al di là degli aspetti tecnologici, la storia ha anche avuto un risvolto terapeutico positivo. L'impianto ha infatti aiutato i medici ad identificare con precisione l'area cerebrale responsabile dell'epilessia del paziente, ed il soggetto ha successivamente subito un intervento di resezione della lesione, con un recupero completo. Questo duplice beneficio, diagnostico e funzionale, evidenzia il potenziale medico di queste tecnologie, al di là delle possibili applicazioni nel gaming o nella comunicazione. Questa nuova interfaccia cervello-computer sfrutta una combinazione di intelligenza artificiale avanzata e neurotecnologia per creare un collegamento diretto tra il cervello umano ed i sistemi informatici, permettendo un controllo mentale dei dispositivi elettronici con una precisione ed una velocità senza precedenti. Inoltre il consorzio cinese ha l'obiettivo di condurre una sperimentazione globale entro il 2025 e di voler condurre una sperimentazione più ampia su circa 50 pazienti nel 2026, dopo aver ottenuto l'approvazione normativa. Questo potrebbe consentire ai cinesi di superare la tecnologia dei loro competitori americani. Infatti l'azienda statunitense Synchron, i cui investitori includono i miliardari Jeff Bezos e Bill Gates, è attualmente il leader mondiale in termini di sperimentazione sull'uomo con 10 pazienti, di cui 6 negli Stati Uniti e 4 in Australia, mentre la Neuralink conta attualmente 3 persone con il suo impianto telepathy. Segno che la corsa allo sviluppo di interfacce cervello-computer si sta intensificando e che la Cina, pur essendo partita in ritardo, sta recuperando terreno velocemente. Il chip cerebrale cinese Beilao numero 1, a differenza dei chip cerebrali della Neuralink, è semi-invasivo. Si posiziona sulla superficie del cervello per ridurre al minimo i rischi di danno ai tessuti cerebrali, mentre quelli dell'azienda di Musk invece vengono impiantati con dei fili all'interno del cervello che, però, spesso si sono sfilati dalla loro posizione, rimuovendo così gli elettrodi che rilevano i segnali cerebrali, i quali consentono, ad esempio al paziente impiantato, di muovere un cursore sul monitor di un computer, con il solo pensiero. Secondo alcune fonti, tra l'altro, tale rischio era stato già riscontrato nei controversi esperimenti sugli animali.
ma non è stato ritenuto sufficiente a far desistere o a rivedere il progetto, perché è ritenuto sufficientemente basso da Neuralink. Nel 2024, le due entità cinesi non avevano nemmeno iniziato la sperimentazione sull'uomo, ma avevano annunciato che il chip Beidou numero 2, un chip invasivo, con filamenti di elettrodi morbidi impiantati nel cervello, era stato testato con successo su una scimmia. Questa, durante il test, con le mani bloccate, è stata in grado di controllare un braccio robotico con il quale ha afferrato e portata alla bocca una fragola, semplicemente usando il suo pensiero. Queste elevate prestazioni, del chip neurale sviluppato in modo indipendente in Cina, secondo i cinesi, sarebbero state permesse, grazie a tre componenti principali: microelettrodi flessibili ad alto rendimento, due dispositivi di acquisizione del segnale neurale ad alta velocità, ed un algoritmo di decodifica del codice neurale basato sull'intelligenza artificiale generativa. La Cina è dovuta partire in rincorsa per recuperare lo svantaggio con gli Stati Uniti, ed il suo interesse si è rivolto anche verso le interfacce cervello-computer pensate per applicazioni non mediche, e questo sta sollevando nuove preoccupazioni. Secondo Bloomberg, il governo cinese ha formato un comitato incaricato di redigere standard e linee guida per l'utilizzo di interfacce cervello-computer, ma, nelle linee guida etiche pubblicate a febbraio 2024, sono incluse anche indicazioni per interfacce cervello-computer di potenziamento per soggetti sani. L'obiettivo è potenziare l'essere umano a livello fisico e cognitivo. La Cina non è affatto timida o ipocrita al riguardo, ha anche obiettivi non terapeutici sulle tecnologie delle interfacce cervello-computer come la modulazione dell'attenzione, la regolazione del sonno, la traduzione dei pensieri in testo, il controllo di oggetti con il solo pensiero, l'uso degli esoscheletri o addirittura l'aumento della memoria umana. Questi campi di applicazioni dovrebbero essere oggetto di studio e sviluppo, ma, in queste linee guida pubblicate dalla Cina, si legge anche che deve essere però garantita una regolamentazione severa e stabilito con chiarezza il beneficio derivante dalle loro applicazioni. Le interfacce cervello-computer, secondo queste linee guida quindi, non devono intaccare le capacità decisionali degli esseri umani e non interferire o offuscare l'autonomia e la consapevolezza di sé. Inoltre queste linee guida invitano alla moderazione nell'adozione di queste tecnologie, in particolare nel caso delle interfacce cervello-computer di potenziamento delle capacità fisiche e cognitive, che potrebbero esacerbare le disuguaglianze sociali se adottate senza restrizioni, e poiché questa tecnologia è ancora nelle prime fasi di sviluppo, l'ambito di applicazione, il grado di potenziamento appropriato e gli impatti a lungo termine sull'uomo non sono ancora chiari e presentano rischi sconosciuti. È dal 2016 che Neuralink lavora al suo chip telepathy. A dicembre del 2022 sono state annunciate le prime sperimentazioni umane, ma solo, il 28 gennaio 2024, un soggetto candidato, rimasto paralizzato dalla spalla in giù dopo un incidente subacqueo, è diventato il primo paziente a ricevere il chip di Neuralink. L'operazione è andata bene, anche se in seguito sono emerse alcune complicazioni. La Neuralink ha dichiarato che l'obiettivo dell'azienda è non solo creare un'interfaccia neuronale per il ripristino dell'autonomia di coloro che oggi hanno delle disabilità, ma anche come in Cina, la Neuralink vuole investire sulla creazione di una tecnologia in grado di potenziare gli esseri umani. Le persone con paralisi e condizioni di disabilità, come la cecità o la sordità, sono solo il primo passo. L'azienda vuole infatti sviluppare anche un dispositivo in grado di sbloccare il potenziale umano migliorandone capacità fisiche e mentali, fino a raggiungere la simbiosi con l'intelligenza artificiale. Neuralink sta lavorando su chip cerebrali wireless che vengono inseriti all'interno del cervello per massimizzare la qualità del segnale, mentre i suoi concorrenti cinesi stanno lavorando su chip semi-invasivi, sistemi di interfaccia cervello-computer che vengono posizionati sulla superficie del cervello, sacrificando la qualità del segnale, ma riducendo il rischio di danni al tessuto cerebrale e di altre complicazioni post-operatorie. Inoltre l'impianto non ha bisogno di una batteria, si alimenta attraverso un sistema wireless e può quindi funzionare sempre, senza ulteriori interventi chirurgici. Luo Minmin ha dichiarato che è in fase di sviluppo una versione wireless per la trasmissione del segnale, chiamato Beidou numero 2, che assomiglia al sistema di Neuralink e si aspetta che venga testata sul primo essere umano entro i primi mesi del 2026. Ha anche aggiunto che l'Istituto Chinese Institute for Brain Research e la NeoCyber Neurotech sono attivamente in trattativa con gli investitori e che le aziende che desiderano collaborare con Beidou sono lungimiranti e non focalizzate su un rapido profitto. Stando ai registri aziendali cinesi, nel 2023 la NeoCyber Neurotech ha generato più di 1,24 miliardi di dollari di entrate.
La collaborazione di investitori strategici con la NeuCyber Neurotech potrebbe ridisegnare il panorama delle tecnologie mediche, poiché i campi di impiego e di conseguenza le opportunità di investimento nel settore delle interfacce cervello-computer si stanno moltiplicando. E collaborazioni come quella della Synchron con Nvidia per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle interfacce cervello-computer per decodificare il codice neurale evidenziano la continua innovazione che guida questo settore. Anche il forum di Zhong Guanzhuen del 2024 ha segnato un momento fondamentale per il futuro della tecnologia delle interfacce cervello-computer. Con la presentazione del chip neuronale Beidou, questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nel miglioramento dell'interazione uomo-macchina, offrendo possibilità che fino a pochi anni fa erano considerate fantascienza. Con il supporto del governo e un impegno continuo verso l'innovazione sostenibile, la Cina continua a spingere i confini della tecnologia, aprendo la strada a un futuro più connesso e inclusivo. Le aziende dietro al chip Beidou beneficiano del sostegno statale, un fattore cruciale che ha permesso di accelerarne la ricerca e lo sviluppo. Questo supporto ha garantito non solo i finanziamenti necessari, ma anche l'accesso a risorse e competenze strategiche, posizionando così la Cina come un leader emergente nel campo delle neurotecnologie. L'iniziativa riflette l'impegno del governo cinese a promuovere innovazioni tecnologiche che possano avere un impatto positivo sulla società, mantenendo al contempo il focus sulla sostenibilità. Il tema relativo alle interfacce cervello-computer, del resto, è un argomento caldo nelle comunità scientifiche di tutto il mondo da molto tempo. Ma come è avvenuto con l'avvento di ChatGPT, con la nostra curiosità puntata sulle risposte sgangherate del bot, anche per le interfacce cervello-computer non dovremmo limitarci alla sola osservazione dei primi esperimenti. Se è vero che ad ora questi progetti si tingono di un'aura umanitaria, per recuperare i movimenti di persone che per diversi motivi non possono muoversi o restituire la vista ai ciechi e l'udito ai sordi, è altrettanto vero che quando si parla di leggere la mente, collegare il pensiero a un computer, i governi pensano ad una cosa sola: il comparto della sicurezza, quello militare, e la possibilità di dotarsi di strumenti innovativi e sempre più avanzati e potenzialmente letali per fare la guerra. Per questo, sul tema non ci sarà da aspettarsi quella cooperazione tra stati e scienziati, che di solito permette alle tecnologie di compiere importanti balzi in avanti. Non fosse altro che mentre in Cina è lo Stato a portare avanti queste ricerche, nel mondo occidentale i protagonisti sembrano essere più i privati. Siamo all'inizio di una nuova tecnologia rivoluzionaria, tuttavia, impone una riflessione e un dialogo a vari livelli. Infatti, dietro alle buone intenzioni, tra l'altro non ancora verificate dalla comunità scientifica, come aiutare le persone con disabilità a recuperare alcune capacità vitali grazie a un chip, non si possono ignorare problemi etici relativi alla privacy ed ai diritti umani. Con gli algoritmi dei social media e il tracciamento su internet come i cookie, la tecnologia ha dato lentamente alle big tech il potere di comprendere tutto ciò che ci motiva, ci entusiasma e ci fa arrabbiare. Con le interfacce cervello-computer, la barriera biologica tra l'utente e le big tech verrebbe definitivamente cancellata. La tecnologia avrebbe accesso illimitato ai nostri pensieri e potrebbe potenzialmente arrivare a conoscere tutto ciò che ci riguarda, anche le cose più intime. Ecco perché, già nel 2019, un rapporto della Royal Society affermava che le interfacce cervello-computer possono mettere in discussione l'essenza stessa dell'essere umano, e dunque, per capire come e se utilizzarli, è necessario un dibattito aperto e inclusivo, che coinvolga molte voci e tutti i settori della società. In conclusione, la prospettiva di unire l'intelligenza umana e artificiale attraverso tali interfacce pone domande sulla nostra identità. Perché si mettono in discussione i confini tra l'umano e la macchina? Continua a ripresentarsi la domanda tipica della bioetica: l'artificiale aiuta la natura o la sostituisce? Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like, e se non sei iscritto iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.